diventati 5-6 anni, uscivo dalla scuola e mio padre lavorava con mio zio storico pizzeolo, attore di Credo. Io stavo sempre lì, uscendo, avevo questa passione di guardare mio zio come faceva le pizze. Avevo 12 anni, facevo già il pizzeolo. Eccoci qua, mi presento, sono Massimo De Mestre, pizzeolo e maestro del ristorante e pizzeria Olio e Farina. Iniziamo a procedere con il prefermento, biga. In questo caso abbiamo 1,7 kg di farina 0 e 300 g di farina tipo 1. Cominciamo a mettere la farina. Poi qui c'è un litro d'acqua. Abbiamo messo 4 grammi di lievito. Ogni chilo di farina io aggiungo 2 grammi di lievito. Andiamo a sciogliere il lievito. Andiamo a incorporare l'acqua nella farina. Ovviamente questa è una matra, è una cassetta fatta in legno. Iniziamo a bastare. In effetti il prefermento non è un impasto finito, è solo un inizio di impasto che poi domani va a chiudersi con il restante dell'acqua oppure il restante della farina con l'acqua. In questo caso noi facciamo una biga al 100%. Andiamo a prendere tutta la farina, facciamo raggruppare tutta l'acqua per ottenere tutti i filamenti di farina e si gira affinché non viene assorbita tutta l'acqua. Ecco che si sta formando piano piano, non so se riuscite a vedere. Noi abbiamo fatto una minima dose giusto per far vedere il procedimento, poi quando è domani faremo vedere il risultato finale. Quando vedremo che non c'è più farina sotto, che la farina è diventata tutta sfilacciata così, vuol dire che il prefermento è pronto. Ecco qua. Questo è il nostro prefermento. Adesso lo andiamo a coprire, ovviamente qua rimane dell'aria e la mettiamo in un frigorifero controllato con una temperatura a 18 gradi. Questo rimane per 18 ore, poi dopodiché domani si mette in impastatrice e facciamo dire la chiusura del prefermento. Allora ci vediamo domani, vi aspetto. Eccoci qua, trascorso le 18 ore, il prefermento rimane con il doppio del volume, non so se si vede, lo andiamo a staccare dalla sua matra, così, eccolo qua, lo facciamo tutto a pezzettini. Lo mettiamo in impastatrice e lo facciamo impastare. Il momento che si forma la zucca, noi andiamo a mettere il sale. Ogni chilo di farina abbiamo messo 25 grammi di sale. Andiamo ad aggiungere un poco alla volta l'acqua. E gli vado da un grado di velocità, ogni goccia d'acqua gli vado da piano piano la sua velocità. Vi ricordo che già avevamo fatto un prefermento il giorno prima, ma non era solo quello, ma qualcuno che vede l'impastatrice piena dice ma com'era? Era di meno il prefermento, adesso è di più. No, ne abbiamo fatto 3 di prefermenti, ne abbiamo fatto uno più piccolo per fare il video. E andiamo a chiudere con l'acqua piano piano. Vi ricordo che è un prefermento al 100%. Stiamo usando un'impastatrice della IP Bake, ci vediamo fra poco a chiusura impasto. Dimenticavo, stiamo aggiungendo un altro litro e 6 d'acqua per un totale del 70% di idratazione. Ecco qua, e l'impasto è finito. Poi lo tiriamo fuori.
questo punto gli facciamo delle pieghe. Ecco qua, lo facciamo riposare 30-40 minuti, poi facciamo le palline e aspettiamo che raddoppia. Dopo il raddoppio vi faccio vedere il prodotto finito. Allora, andiamo a fare lo staglio. Le nostre palline sono 280 grammi per avere un diametro di 33 come pizza. Con questo adesso aspettiamo che si raddoppia e poi stasera vi faccio vedere il risultato finale. Ci vediamo dopo. Allora, ora facciamo una pizza. Questa è una creazione mia. Allora, abbiamo una pizza ricoperta di sesamo. Andiamo a stendere la pizza. Un lato con sesamo e un lato la classica pizza. Questa è la nostra pizza squisita. Questa è una crema di zucchina cotta sotto cenere. Facciamo un infuso tra cipolla, il nostro succo di date che facciamo noi, zucchine, chiudiamo tutto dentro una stagnola, buttiamo sotto cenere lì al forno quando il forno è spento. Dopo un'ora e mezza andiamo a prendere, la forniamo e la passiamo. Poi ci mettiamo un po' di pecorino, un po' di provola, sempre dei mondi lattari, un po' di nostro olio che il nostro Salvatore produce lui proprio nella sua azienda. In chiusura un po' di basilico. Andiamo a infornare. Sempre forno a legna però, Eccoci qua. Poi andiamo a mettere, questa è una pancetta aromatizzata a miele con il flusso di spezie aromatizzate. Andiamo a mettere un po' di crema di pecorino top, una piccola ciliegina di provola affumicata. Eccoci qua.
Allora, questo qua sono le pagnottine che noi la sera ci avanzano. Facciamo dei piccoli pagnottini di pane, lo avvolgo così, li mettiamo a forno spento, che già la temperatura sta sui 200 gradi del giorno prima, così riesce a cuocere piano piano, gli dà sia la cottura che il colore che gli serve. Andiamo a infornare, lo facciamo stare dai 40 ai 50 minuti a forno spento, non so se si vede, e aspettiamo la sua cottura. Eccolo qua, lo vedi? Queste sono delle piccole pagnottelle di pane. Il forno è spento, quindi va cotto piano piano al forno spento. Ok? Vi aspetto qui a Via dei Noci 30, olio e farina, zona Centocelle Roma. Ciao!